Io raga, sono senza parole. Cioè una cosa del genere non si è mai vista. Quando iniziano così le indagini del PDU, mentre stiamo andando, vuol dire che si prospetta un qualcosa di veramente assurdo. Sì. Raga, benvenuti a un nuovo video del PDU. Stasera ci troviamo nel buio più totale. Bravissima. Più o meno siamo nelle stesse zone del vecchio mulino. Avrete visto l'indagine precedente. E perché ci troviamo qua? Perché qua, raga, vedete, su questo sentiero dove c'è proprio questo albero c'è un'altra leggenda, tra l'altro una leggenda e una storia che praticamente vanno quasi a collimare. Potrebbero unirsi. Esatto, perché qua, raga, si dice che su questa strada un ciclista una sera, mentre tornava a casa dal lavoro, fu avvolto da una nebbia bianca che veniva su dai campi e a un certo punto non fece più ritorno a casa. Ora io sensazione che sia la stessa entità del mulino, non lo so. Potrebbe, perché è stato molto forte la scorsa indagine. Sì. Comunque, in base a quello che abbiamo trovato, potrebbe essere. Allora, io direi di fare una bellissima cosa. Spectra alla mano, come sempre, raga. Tu hai lo zoom, sì, e direi di iniziare l'indagine perché speriamo che il tempo tenga. Andiamo. Dimenticavo, oggi abbiamo anche Gioele Giusto, che porterà dritto, raga, con noi, come sempre. Sì, siamo un po' scossi perché prima di tutto aggiungerei un po' spaventati da quello che è successo. Sì. Siamo vicini a quel luogo che ci ha molto scioccati. Sai che io sono anche curiosissimo di una cosa? Sì. Di andare a fare le bacchette proprio al mulino e vedere se l'entità è ancora lì oppure se il nostro incenso ha funzionato. Sì. Curioso, raga, dopo proviamo. Allora, io comincio con il dire che siamo venuti a conoscenza di questa storia. Sappiamo che un giorno, anzi una sera. Allora, io ho sentito, non lo so, può essere un uccello, può essere qualcuno. Ho sentito tipo così. Ok, perché Cos'è? qua, raga, c'è anche una vecchia cascina che però non c'entra nulla con l'indagine che dobbiamo condurre noi. No, esatto. Se sentite voi qualcosa? Sì, assolutamente. Lo Più che altro diciamo. Stefano che ha le cuffie. Sì, sì. Perché io sento amplificato, quindi a me sembra che sia praticamente in mezzo a noi. Tu senti qualcosa, Stefano? Allora, ti dico la verità, Senti in questo tu. momento no. Ho sentito prima come un soffio, però Sì? potrebbe essere anche il vento perché mi sa che veramente minaccia un po' pioggia, eh. Cos'è stato, Cos'è? raga? Cos'è? Avete sentito? Sì. Tac. C'è qualcuno? Forse si è illuminato, non vorrei dire una cavolata. Stiamo cercando un uomo. Sappiamo che un uomo è scomparso mentre passava di qua con la sua bicicletta. Può venire qui? Per favore? Siamo venuti solo per capire se questa storia è vera. Siamo venuti qui. Che? Cos'è stato, raga? Ho sentito Sì. anch'io questo. Così. Sì, Sì? Era lì dietro di voi. bravo. Magari è una risposta. Che? Cos'è stato, raga? Ho sentito anch'io questo. Io no. Così.
Che? Cos'è stato, raga? Ho sentito anch'io questo. Io no. Così. Non lo so, ho una strana sensazione, raga. Tipo? Io vorrei una risposta con questo strumento, è possibile? Questo strumento si chiama Spectra e ci permette di capire se riesci ad interagire con noi, se riesci a capire quello che stiamo dicendo. Gli fai sapere se sei l'entità che stiamo cercando, o magari se sei l'entità che ha catturato questo pover'uomo. Magari sei un'entità che deriva da queste mura, perché raga ci sta, ci sta anche questo. Ma non si sa l'epoca. No, io non so, sono venuto a conoscenza solo di questa storia, che tra l'altro raga, questa storia la conosco da quando io lavoravo praticamente qua dietro, e già si parlava di questa storia, ma parlo veramente di tanti anni fa, e è una storia che viene tramandata, cioè quindi io presumo comunque. Sì, quindi alla fine, essendo una leggenda, potrebbe essere vera, come potrebbe non essere vera, ma come potrebbe essere vera, ma qualcosa di cioè... Esatto. Ok, allora spostiamoci più avanti. Cos'è? Cosa? Mi è sembrato di sentire ancora un belato. No. Un belato? Sì, sì. Davvero? Sì. Adesso. Beh, la direzione comunque è questa. Cazzo, è vero! Cos'è? Cosa? Cos'è? Cosa? C'è qualcuno che ci sta facendo sentire un belato? Un caprone? Un agnellino? O sei l'entità che ha rapito questo ciclista? Quest'uomo che passava di qua? Beh, allora volete dirci che qua non c'è nessuno? Sentite ancora una voce. Stiamo perdendo tempo? Noi abbiamo anche altri strumenti dopo che useremo. Perché io non so, raga, se il punto giusto, il punto esatto è proprio questo. Magari ci sta che non stia brillando lo strumento perché non siamo nel punto esatto dove è successa questa cosa. Certo. Non sappiamo neanche un nome. Tu puoi usare questo strumento magari per farci capire quando siamo arrivati nel punto giusto. Sì. Capire dove è successa questa tragedia. E se magari il punto dove è successo è più vicino al mulino? Ecco perché magari questa entità è molto forte, perché comunque quel luogo ha avuto, si sono concentrate più tragedie. Può essere. E quindi un rumore qua dentro. Sei qui dentro? Sento uno strano fruscio. Sì. Lo senti anche tu, Sara? Sei qui? Raga, mi fate luce dentro, voglio vedere. Sì. Che cosa c'è? Perché con la notturna non vedo molto bene. Raga, posso dire una cosa? Mi ha
fatto un rumore strano alla telecamera. Io non sento niente. Ho sentito tipo vibrare. Mi ha vibrato la telecamera in mano. Addirittura? Giuro. Allora raga, adesso ci stiamo spostando un po' verso il mulino, perché sembra che questa sia la direzione più giusta, più corretta, che ci sta segnalando lo strumento. Quindi noi, essendo che non sappiamo nulla di questa storia, dovremo affidarci a questo e al nostro istinto. Se facessimo le bacchette qua, vediamo se Proviamo, stiamo sì. andando nella parte giusta. Esatto, proviamo con le bacchette. Te la senti, Gio? Sì. Facciamo le bacchette? Facciamo le bacchette. Ok, Ok, ci siamo. Tu sei pronto, Gioele? Io lo Spectra lo metto qua, così vediamo se si illumina. E possiamo cominciare. C'è qualcuno qui che vuole comunicare? Se sì, incrocia, se no allarga. Ok, grazie, porta dritto. Sei il ciclista? Ok, grazie, porta dritto. Sei morto qui? Ok, grazie, porta dritto. Avete sentito? Sì, Un tocco di campana. sì. Mhm. Sono le 2 e... Raga, le 2:30. No, non è possibile. Ok, grazie, porta dritto. Sei morto qui? Sì. Ma- Ok, grazie, porta dritto. Avete sentito? Ok, grazie, porta dritto. Sei morto qui? Sì. Ma- Ok, grazie, porta dritto. Avete sentito? Scusate, ma qui al mulino c'è una chiesa? C'è un campanile? Sì, c'è all'interno. Sì. Guarda, ti sta rispondendo anche lui. Sì. No, in che senso? Non ho capito, Grazie, porta scusate. dritto. Qui nella cascina c'è una chiesa. C'è la chiesa, con la campana che Fabio, è quella che ti ho detto io, che c'è la Sì, cosa il con la problema è che campana. È vero! La scala con la campana. Quella che se la sposti suona. Oh, No, vabbè. Porta dritto. Grazie. no ragazzi. No, questa cosa è assurda, eh. La nebbia è qui? Sì. Potresti indicarmi la tua posizione prima, per favore? Lo sapevo. Lo sapevo. Sei qua di fianco a noi? Sì. Ok, grazie, porta dritto. Mentre se ti chiedo di indicarmi la posizione della nebbia. Dietro. Dietro, Sì. qua, dietro di me. Ci sta. Ok, grazie, porta dritto. Vuole prenderci? No. No. Ok, grazie, porta dritto. Tu sei morto a causa della nebbia? Sì. Cavolo. Ok, grazie, Assurdo. porta dritto. Ti ha inghiottito, giusto? Sì. Ok, grazie, porta dritto. Chiedi se c'entra qualcosa con l'entità che c'è al mulino. L'entità del mulino c'entra qualcosa con questa nebbia? Sì. Grazie, E porta com'è dritto. andata? Per comunicare meglio con questa presunta nebbia dovremmo andare al mulino, giusto? Sì. Ok, grazie, porta dritto. Dobbiamo aver paura della nebbia. Dobbiamo aver paura di questa nebbia? Sì. Porta dritto. Comunque assurdo. È capace... Posso dire una cosa? Sta tirando anche del vento. Cioè Sì, tu hai i molto. capelli che si stramuovono e le bacchette vanno come non so che cosa. Comando, sì. Cosa dobbiamo fare per chiamare la nebbia? Porta dritto. Ma siamo noi che dobbiamo aver paura della nebbia o sei tu che hai paura della nebbia? Se sei tu che hai paura, incrocia. Se siamo noi, allarga. È lui che ha paura della nebbia.
porta dritto. Questa nebbia può farci del male a noi? Guarda come si sta alzando il vento adesso. Sì, No. Sì. non può fare. Sai perché non può farci del male? Perché? Perché abbiamo le protezioni. È perché abbiamo le protezioni? E perché anche Sì, porta l'altra dritto. volta gli abbiamo fatto del male noi. Sì. Questa Abbiamo nebbia. fatto del male alla nebbia. Sì. Porta dritto. Vuoi che ci spostiamo al mulino? Sì. Grazie, porta dritto. Posso chiudere la comunicazione? Se si incrocia? Se no allarga. Ok, grazie, porta dritto. Però scusa, cioè, se Grazie per questa, aver comunicato. Porta dritto. se questa persona è stata uccisa, rapita da questa nebbia, perché vuole che noi andiamo adesso al mulino? Sinceramente non lo so. Forse potrebbe essere perché se tutto è nato da di là, ripercorriamo un attimo la storia. Sì. Cioè, che cosa è successo durante l'indagine del mulino? È successo che noi siamo arrivati lì, abbiamo cercato questa entità del ragazzino, del bambino di nome Luigi. Quindi forse andando di qui riusciamo ad arrivare anche alla chiusa, no Ste, alla Giusto. chiusa dove è stato praticamente ritrovato che galleggiava senza vita. E se questa entità si è legata al mulino, col fatto che noi da lì l'abbiamo mandata via, lui magari adesso sta girando. E questo vuol dire che se questa storia, ammettiamo sempre che sia vera, magari riusciva a coprire un ampio raggio. Sì, sì. E quindi tutte le, tra virgolette, anime, tutte le persone che passavano di qua, Anche perché le qui più c'era- deboli. C'è una cascina abbandonata, eh? Tra l'altro si dice che anche qua, Esatto. se non sbaglio, Sì. hanno fatto qualcosa, no? Sì. Quindi Anche se- alle case che ci sono giù di là hanno fatto qualcosa. Quindi Ok. è come se fosse un Staccamento. triangolo. Come se fosse un triangolo. Sì. C'è un'energia oscura immensa. Quindi ci sta. Lo Spectra ha Davvero? confermato. Cioè proprio è concentrata un'energia fortissima. Cos'è Cos'è stato? Cos'era? Cos'era? Hai sentito? Cazzo se l'ho sentito!